Benvenuti in questo secondo video della serie dedicata allo streamer audiofilo fai-da-te. Nel primo episodio abbiamo visto insieme come è nata l'idea e quali sono i principi di base del progetto. Oggi invece entriamo nel vivo e vi porto nel cuore della costruzione. Vedremo tutti i componenti che ho selezionato e vi spiego il perché e come li ho integrati all'interno del case che ho progettato e stampato in 3D. Quindi niente chiacchiere, sigla e cominciamo! All'inizio, insieme a Marco, volevamo realizzare un case in formato standard hi-fi, elegante da mettere in salotto e magari da impilare sopra l'amplificatore. Volevamo anche uno schermo touch bello grande per visualizzare i fantastici V-meter davvero scenografici. Ma come abbiamo detto in precedenza, ero vincolato dai limiti della mia stampante 3D, con un'area di stampa di 220x220x250 mm. Quindi per ottenere dimensioni accettabili ho dovuto stampare il case in pezzi, mantenendomi sotto i 250 mm. Dopo molte prove ho trovato l'equilibrio perfetto a 246 mm. Tutti i pezzi del mio case rispettano questa misura. Il pezzo più complesso da stampare è stato il frontale. Nonostante le dimensioni fossero compatibili, tra tolleranze e margini ho dovuto fare davvero tantissime prove. Il retro del case doveva essere modulare per adattarsi alle diverse schede di trasporto o di DAC, quindi ho deciso di stamparlo in 3 pezzi separati. Questo è stato utile anche per risparmiare tempo e PTG durante le prove. I pezzi li ho realizzati ad incastro, ma per rendere la costruzione solida ho deciso di utilizzare delle viti e boccole che avevo in casa utilizzate per la costruzione del mio centrale home theater. Queste che vedete qui, acquistate su Amazon. E adesso è arrivato il momento di specificare con dovizia di particolare quali sono i componenti chiave di questo streamer. Partiamo subito con Fifopi Q7 di seconda generazione. È il cuore del sistema di ottimizzazione del segnale. Funziona come un buffer asincrono che riceve dati audio dal Raspberry Pi e li riallinea utilizzando i propri oscillatori a basso jitter. Nel mio Fifo Q7 ho installato 2 oscillatori Femto MCK. Sono clock di altissima precisione chiamati appunto Femto perché il loro jitter è nell'ordine dei femtosecondi, cioè miliardesimi di secondo. Questo si traduce in una trasmissione quadro S ultra stabile con un suono naturale, trasparente e privo di ogni grana digitale. Nota importante, questi clock sono modulari e sostituibili. Se si vuole portare il progetto ancora più in alto, Yan Canada mette a disposizione anche clock ancora più performanti, come i Dua Femto o Acusilium o addirittura clock a temperatura controllata. In sostanza qui non parliamo di solo componenti, ma di scelte tecniche pensate per spremere ogni goccia di qualità dal segnale digitale. Inoltre la scheda integra anche isolatori digitali per minimizzare le interferenze elettromagnetiche, garantendo un segnale pulito e stabile. Passiamo adesso all'HDMI PRO, sempre di seconda generazione, che trasmette il segnale quadro S in modalità LVDS, ovvero Low Voltage Differential Signaling. Cos'è LVDS? È una tecnologia di trasmissione dati differenziale a bassa tensione, pensata per ridurre il rumore e minimizzare le interferenze elettromagnetiche, le classiche EMI. A differenza delle linee single LED, LVDS usa 2 cavi per ogni segnale. Uno porta il segnale e l'altro il suo inverso. Il DAC riceve solo la differenza tra i due e questo lo rende un sistema molto più resistente a disturbi, jitter e interferenze. Perché l'HDMI? Yan Canada ha scelto di utilizzare il connettore HDMI solo come interfaccia fisica e non c'entra nulla con il video. È una ottima scelta perché ha più linee disponibili per trasmettere i quadro S più clock, è schermato, è robusto e facile da trovare. Il risultato? Una connessione più pulita, stabile e adatta anche a distanze maggiori rispetto al collegamento diretto I quadro S. Nel mio caso l'HDMI PRO si collega in modalità LVS nativa al DAC Musician Pegasus 2 che supporta proprio questo tipo di trasmissione. Ed infine abbiamo PurePi, un alimentatore lineare a batterie LiFePO4. PurePi fornisce al sistema una corrente ultra stabile grazie all'uso appunto delle batterie LiFePO4, ovvero litio-ferro-fosfato. Rispetto alle classiche batterie alle ioni di litio, le LiFePO4 sono molto più stabili, sicure e silenziose dal punto di vista elettrico, producendo una corrente estremamente pulita, perfetta per alimentare componenti audio sensibili, riducendo rumore di fondo e ripple. Il modulo eroga tensioni separate da 5 e da 3,3 volt, ideali per alimentare il Raspberry, il
Fifopi e l'interfaccia HDMI quadro S in maniera isolata. Tutto questo si traduce in un suono più trasparente, con un nero di fondo più profondo e una dinamica migliorata. Un'alimentazione del genere fa davvero differenza in un progetto come questo. E dopo aver spiegato nel dettaglio tutte le schede che compongono il mio streamer, vorrei rispondere con gentilezza e un pizzico di ironia a chi su Facebook e qui su YouTube ha commentato il mio primo video, dicendo basta un mini PC ben ottimizzato per avere lo stesso risultato. Vero, un mini PC può essere comodo, ma non potrà mai offrire lo stesso livello di isolamento, di reclocking, di alimentazione dedicata e di trasmissioni quadro S nativa che questo progetto garantisce. Ogni modulo qui dentro ha una funzione specifica e mirata. Non è un collage casuale, ma una macchina costruita con precisione audiofila. Poi, come sempre, fate voi le dovute conclusioni. Mi sa che adesso è arrivato il momento di assemblare il case e inserire all'interno tutti i componenti.
E con questo abbiamo completato tutta la parte hardware dello streamer fai-da-te. Il progetto completo del case è disponibile su Thingiverse, trovate qui sotto il link in descrizione. Io ho lasciato il case grezzo, ma con un po' di stucco, carta vetro e vernice si può sicuramente ottenere un risultato ancora più pulito ed elegante. Se avete dubbi su come stampare vari pezzi o come assemblare il case, non esitate a contattarmi. Sempre in descrizione trovi anche la lista completa di tutti i componenti utilizzati per costruire questo streamer, compreso di alimentatore lineare disponibile sia in kit che già assemblato. A breve pubblicherò anche un video dedicato proprio alla costruzione dell'alimentatore lineare, utilizzando la stessa scheda vista in questo video, ma con alcuni componenti sostituiti con versioni a basso SR, per ottenere prestazioni ancora più high-end. E per facilitarvi ulteriormente vi lascio anche il mio schema dei collegamenti, semplice, chiaro e pronto da essere eseguito per replicare il progetto senza errori. Per qualsiasi dubbio o curiosità sono sempre a vostra disposizione. Chiedere di più, se il progetto ti è piaciuto lasciami un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi episodi. Ciao e buona costruzione!